Nuovamente insieme, nuova puntata di Facciamo Finta. Tengo molto a questa puntata perché spesso quello che io porto in questo canale, in questa trasmissione televisiva, è frutto di anni e anni di conoscenze, ricerche, amicizie. Ma in realtà questa trasmissione comincia, visto che noi stiamo dando tanto alla trasmissione, la trasmissione comincia a dare a noi. Quindi questa amicizia, questa puntata è il frutto della trasmissione stessa, perché ci Bene. siamo conosciuti Sì, attraverso questo canale. Poi faremo anche i sì, dovuti sì. ringraziamenti di chi l'ha organizzata, però grazie, facciamo finta che, e oggi riuniremo un po' il filo conduttore unico che lega un po' tutte le puntate. C'è stato anche un viaggio per venire a Torino, quindi quello che io auspico sempre nel potersi poi vedere di persona. Avremmo potuto farla virtuale come spesso facciamo, ma in realtà ti fa onore che tu hai preso Certo, e da Savona sei venuto senza a nessun Torino. problema. Quindi per fare questa Sì, puntata, e quindi è nata eh, anche questa amicizia. E poi, visto anche che perché di persona l'energia cioè, è è un'altra diversa, è cosa, un'altra e cosa. visto che nulla succede per caso, vedrete e stiamo scoprendo anche delle cose mentre che noi parliamo. Partiamo di qua, perché tutto nasce da questo libro qua, che adesso poi il nostro Manuel ci metterà anche in grafica: Ayahuasca, esplorazioni amazzoniche verso il grande risveglio. Diamo il benvenuto ad Alessio Prefumo. Grazie. Come stai innanzitutto? Io sto bene, mi sento benissimo, anche se appunto è il primo anno, dopo 23 anni, che non vado in viaggio in Sud America, quindi avrei pensato di patire un po' questa lontananza dal mio continente che reputo quasi una casa, e invece quest'anno mi sento benissimo come fossi in viaggio. Sarà un po' per il libro che è appena finito, quindi mi ha dato un mucchio di lavoro per terminarlo, ma proprio per il fatto che quando stai bene dentro, in realtà qualsiasi posto è poi è relativo. E, E lui è una persona da conoscere, perché adesso poi intraprendiamo un viaggio, mm, quindi è semplicemente la continuazione di un primo approccio che abbiamo avuto verso le sostanze psicotrope, perché quest'oggi ci dedichiamo e partiamo, il nostro viaggio parte dall'ayahuasca. l'ayahuasca. E quindi ritorniamo un po' sull'argomento, andiamo a capire un attimino chi sei e come ti sei approcciato, come hai conosciuto l'ayahuasca. L'ayahuasca, allora, è successo, che poi per caso non è mai, comunque nel 99, quando ero in un ostello in Ecuador e mentre pagavo alla reception dell'ostello un signore misterioso si avvicina e su due piedi si mette a parlare dell'ayahuasca, se io lo conoscessi, e subito ho detto no, non ho mai sentito parlare, e mi ha parlato come una medicina sacra alle popolazioni amazzoniche che avrebbe potuto cambiare in meglio il corso della mia vita. E io a queste parole così misteriose, dette da una persona sconosciuta, ho sentito comunque muoversi un qualcosa dentro di me. Io ero diretto da tutt'altra parte, nelle spiagge del Pacifico, con una ragazza inglese che al momento viaggiava con me, ma ho sentito profondamente di seguire questo invito misterioso. Quindi poi questa ragazza mi ha accompagnato, anche se non era proprio d'accordo, ma io ero inamovibile sulla mia decisione, e siamo andati in una tribù verso le sorgenti del Rio Napo di indios Achuar appartenenti all'etnia Givaro, già civilizzati, e ho osservato la preparazione e ho partecipato alla cerimonia di ayahuasca. Tra l'altro era pieno di bambini, un clima molto, molto bello, molto pulito, molto trasparente, molto familiare. In realtà io non ho avuto da questa esperienza la prima volta niente di così straordinario, ma il giorno dopo era come se avessi l'Amazzonia dentro di me. Era come se vedessi e sentissi che vedessi con altri occhi, ascoltassi con altre orecchie, era come se fosse nato un qualcosa di, avessi assorbito un qualcosa di potente dentro di me che mi ha fatto venire una voglia pazzesca di continuare a ricercare cosa fosse. Ormai era l'ora per me di ritornare in Italia dopo i miei mesi di viaggio e quindi ho detto l'anno prossimo ritornerò in Amazzonia sperando di conoscere più profondamente questa pianta, questa medicina sacra. E così è stato. Allora, l'anno dopo parto per un viaggio dal Venezuela che poi mi ha portato per 6 mesi a cavallo un po' di tutti i paesi del Sud America, che poi negli anni ho approfondito, ma sono andato dritto
nell'Amazzonia peruviana, che sentivo come se fosse era un sentire, che là avrei potuto comunque avere la possibilità di conoscere delle tribù indigene che conoscessero l'utilizzo di questa pianta. Ecco perché appunto, intanto ripartiamo da qua, da che cos'è l'ayahuasca? Sì, l'ayahuasca è una pianta sacra, una medicina conosciuta da secoli nelle tribù amazzoniche della regione occidentale dell'Amazzonia, quindi stiamo parlando del sud della Colombia, tutto l'Ecuador e tutta l'Amazzonia peruviana. Poi negli anni si è diffusa anche ovviamente nel resto del Sud America e nel mondo. Diciamo che nell'Acre, si conosce che è una regione del Brasile alla frontiera col Perù, ai primi del Novecento era ancora peruviano, quindi si conosceva l'ayahuasca, poi da lì, quando è passato al Brasile, poi si è sparsa nel resto anche di questo paese enorme. Però diciamo che la cultura principale è di quella parte occidentale dell'Amazzonia, quindi Ecuador, Sud Colombia e Perù. È ovviamente una cerimonia, Sì. ha un effetto su una sostanza che abbiamo già trattato, ma che è giusto ricordare, che è la DMT. La DMT, che è una sostanza che la nostra ghiandola pineale secerne tutte le notti, che ci fa sognare alla nascita e negli stati di premorte. E è una purga potente, quindi fa andare di corpo, fa vomitare, quindi una pulizia dell'organismo. Poi, visto che l'intestino è collegato col nervo vago al cervello, va al cervello e anche lì elimina, resetta tutte le depressioni, stress, in forma di visioni più o meno profonde a seconda della persona che può ricevere tali visioni. Non siamo tutti sullo stesso piano di consapevolezza, quindi a seconda di ognuno di noi dà visioni diverse. Sì. Collegato al terzo occhio. Sì, al terzo occhio. Quando si dice aprire la il ghiandola terzo pineale. occhio. Ora, io non potevo immaginare quello che questa pianta, questa magnifica bevanda, fosse un acceleratore così pazzesco per poter giungere ad aprire il terzo occhio. Questo mi è successo ovviamente dopo anni e anni di esperienza in Amazzonia. Ho avuto la fortuna immensa di conoscere comunque l'ayahuasca, che cosa fosse il reame di questa pianta magica, l'anno dopo, quindi subito quindi da lì ovviamente non mi è successo ancora ma ho avuto un'esperienza pazzesca. Ho visto la creazione della terra come se davanti fosse come un film. Nello stesso momento che vedevo la creazione della terra, vedevo mio padre che dormiva sul divano di casa sua, vedevo la luce della luna che era lì nell'Amazzonia ed era anche nella stanza, come se fossi in cucina a casa dei miei genitori. A un certo punto ho sentito la terra vibrare, ecco, era come il suono, era come un didgeridoo, era come il suono della terra, della Pachamama, che io ho pianto di gioia mentre ero nudo come un verme, che andavo di corpo, vomitavo, mi pulivo, sentivo la forza di gravità e una voce che dentro mi diceva: sì, umile, perché tu mangi i frutti della terra, un giorno la terra mangerà il tuo corpo. Il corpo è concime per la terra. Apro io una piccola parentesi, perché come vedete c'è sempre un filo conduttore unico in tutte le puntate. Lo abbiamo trattato quando abbiamo raccontato anche di Roll, quindi questo togliere il velo di Maya, sì, il velo di Maya, io non sapevo, capire è inenarrabile. È inenarrabile. Però ma tu stesso l'hai detto, sì. Quindi sia con le sostanze, sì, sia magari con una legge, quindi un insieme di meditazioni, e sia quello che hai detto prima, nell'esperienza pre-morte. Sì, infatti, ecco, assolutamente. L'ayahuasca è uno dei tanti mezzi dove si può accedere a questa famosa conoscenza suprema tanto decantata dagli antichi filosofi del passato. E l'ayahuasca, per svegliarsi dal sogno di Maya, devi passare per l'illusione della morte, quindi le 2 volte che mi è successo questo passi per una tragedia cerebrale che la percepisci eterna, perché noi stiamo entrando nella nostra vera dimensione, che è eterna. Quindi in quel momento è terribile, però sai che il prezzo da pagare, in quel momento che si sta squadernando il segreto dell'universo, tu sai che è il prezzo da pagare per svegliarti dal sogno. E quando succede è lo stupore inenarrabile di essere sempre stato sveglio mentre per un istante hai sognato il sogno della vita. E tu in quel momento ti si squaderna tutto, sei tu l'artefice, tu vedi l'universo, i multi-universi come una simulazione virtuale di un'intelligenza inenarrabile. E chi l'ha fatta? Tu.
E io sorrido perché ed è immane quello, è una cosa... si può raccontare tutta la teoria del mondo, no, vabbè, potete non è... leggere tutti i libri, ma l'enfasi e l'energia, i Solo suoi se occhi l'hai mentre vissuto lo puoi raccontano, farlo. solo se l'hai Solo se l'hai vissuto. vissuto, non è possibile altrimenti. Subito richiamo pop, i Wachowski l'hanno realizzato con Matrix, pillola rossa, pillola blu, ed è Ah, esattamente quel momento lì. sì, sì, è pazzesco. Oh, tu sei sempre stato l'artefice, il protagonista, lo scenografo, l'attore principale del film della tua vita. Non c'è mai stato, sei stata la fonte di, sei sempre stato la fonte di tutto. E anche il dolore che hai passato per quando possa essere assurdo quando ritorni di nuovo a dormire nel sogno della materia, sei tu che l'hai chiamato perché era quello che ti serviva per evolverti, per il tuo processo. Tanto noi siamo eterni, stiamo sognando un Mi istante. piace che di solito, cioè tu il viaggio l'hai fatto un po' al contrario, nel Sì. senso che di solito le persone studiano molto, dicono ora voglio vivere quello che ho studiato e intraprendono un Ah no, viaggio. invece io no. Tu hai fatto il contrario. Io diciamo che, allora, da sempre, da quando ero bambino, sentivo che volevo scoprire Atlantide, un qualcosa che avrebbe cambiato la storia, comunque io lo percepivo come una scoperta archeologica, perché io ho sempre creduto, era un sentire che la storia che ci raccontano non fosse quella corretta. Quindi ho sempre iniziato a viaggiare andando in giro per il mondo, tanto in Perù come in Bolivia, in Messico, in Libano, in Egitto, a cercare vestigia di queste famose impronte degli dei, come il libro che avevo letto, che mi era piaciuto tanto quando ero ragazzo, di Graham Hancock, che mi aveva ispirato a seguire questa ricerca. Quindi la mia ricerca era un qualcosa inerente, pensavo fosse inerente ad Atlantide, ma mai più mi aspettavo che la mia Atlantide in realtà non fosse questa, ma fosse svegliarmi dal sogno. Io non potevo neanche immaginare, ma non si può immaginare in realtà. Anche se l'hai già vissuto, in realtà è un'esperienza che è fuori dalla dialettica e dalla cognizione mentale, perché noi adesso io sono di nuovo addormentato, so che sto sognando però. La cosa fantastica è che dopo questa esperienza tu non hai cioè hai la certezza che questo è un sogno e comunque ti godi il sogno in tutte le sue sfumature, dalla gioia al dolore, questo non ti Ti godi il toglie, viaggio perché ti sei godi il con viaggio, viaggio. ma tu sai che sei il creatore assoluto del tuo viaggio e che la morte come noi la intendiamo non esiste, muore la materia, ma l'anima è immortale. Allora quella famosa, quando Gilgamesh cercava l'immortalità, io adesso ho capito esattamente che in realtà non è mai stato rimanere immortali nella materia, era trovare l'anima immortale. Era quella il sacro Graal, la pietra filosofale. Facciamo un altro salto perché poi, come in alchimia, anche lì abbiamo Sì, dedicato una puntata, il solve et coagula, quindi sì, quel distruggere per per ricreare e ricreare. rivivere immediatamente dopo come la fenice. Sì. Spesso parliamo delle mie magliette, io oggi ho Ganesha, poi magari accenniamo anche al discorso, mentre invece guardiamo la tua perché è esattamente questo. Questa maglietta è incredibile perché rappresenta abbastanza quello che mi è successo quando mi sono svegliato dal sogno, che era nel 2016 e avevo passato un anno un po', mi ero lasciato con una compagna brasiliana che ero molto innamorato e ho sofferto, per la prima volta ho sofferto per amore, quindi l'ho percepita come un lutto. Quindi avevo passato per un dolore che non avevo mai conosciuto. E quello in realtà è quello che mi ha aiutato, in realtà, perché poi durante una cerimonia, mi ricordo che era la superluna di novembre, era il 16 novembre del 2016, non me lo posso dimenticare. Ed ero in questa Maloca in Amazzonia, tra l'altro non ero neanche in una tribù remota, ero a 2 ore da Iquitos, che è una capitale del distretto di Loreto, quindi era un'Amazzonia civilizzata, Amazzonia, dove un curandero che conosco, ero proprio lì, a Tamisciaco, e ho partecipato a una cerimonia di ayahuasca, insieme c'erano altri 2 americani tipo Easy Rider anni 60, io ero lì tranquillo, avevo 2 o 3 giorni, ho detto, mi faccio questa bella pulizia, tanto io l'ayahuasca già lo conoscevo profondamente da anni, e non è che mi aspettassi più di che, anche perché ero in un posto molto civilizzato, abituato a berla in tribù remote, quindi mi sembrava una cosa anche fin troppo facile. Quella sera io avevo un cuenco tibetano, quei gong, e visto che mi aveva aiutato tanto quel gong nei momenti che magari appunto ero un po' giù per quella storia, ho deciso di bere l'ayahuasca dentro questo gong. Quindi, visto che conoscendomi e conoscendo anche che ho resistenza, gli chiedo una bella dose di ayahuasca, quindi meglio abbondare che
visto che non esiste un'overdose di ayahuasca, non c'è, al tutto il più viene vomitato, quindi visto che il gusto è anche nauseabondo, almeno non mi Poi abituo mai. c'è quella sensazione di calore, giusto? Che... Sì, ma infatti adesso cosa succede? Quindi quella sera lì bevo la mia coppa di ayahuasca, comincio ad avere visioni bellissime, però erano probabilmente inerenti anche a mie letture, vedevo astronavi sopra le piramidi d'Egitto, a un certo punto un ascensore di cristallo mi porta a una città extraterrestre dove comincio a sentire voci di extraterrestri e io però non riuscivo a codificarle. Quindi dico, mi serve un'altra dose di ayahuasca e adesso forse posso ascoltare quello che mi dicono. Così, nonostante fossi in pieno processo, chiedo un'altra coppa di ayahuasca, sapendo che avrei potuto vomitare tutto subito per il gusto nauseabondo, quindi magari rischiavo di perdere tutto. Arriva l'ayahuaschero, mi versa io ne volevo poca, ma lui anche nel processo mi riempie il cuenco, quindi una quantità abbastanza spaventosa di nuovo. Bevo, ma in processo come ero di ayahuasca non ho sentita nauseabonda, quindi quasi mi leccavo le labbra come un serpente, cioè mi piaceva quasi. Fermati un attimo e abbiamo l'ayahuasca, una forma di meditazione, il calore, il gong e la quinta musicale. Torna? E cosa accade? E torna perché appunto adesso ricollegandoci al discorso della maglietta, che a un certo punto il cuore comincia a partirmi fuori giri. Io cominciavo a sudare, a colarmi come fosse acqua dalla testa e ho pensato, muoio, ho esagerato. Dentro in quel momento lì mi sono improvvisato un massaggio cardiaco, ho detto stavolta ho esagerato, è finita. E una voce dentro di me che era la mia, imperiosa, potente, me la ricordo, proprio telepatica, mi ha detto: volevi conoscere Alessio, era tutto quello che volevi, adesso preparati perché stai per assistere al segreto dell'universo, ormai non puoi più tornare indietro. In quel momento mi sento cadere come in un imbuto infinito, un pozzo, e allora questo è molto simile, e penso con l'ultimo barlume di razionalità, se ne esco vivo non la berrò mai più. In quel momento ho pensato quello. A un certo punto cominciano le visioni che avevo vorticosamente, come un caleidoscopio senza senso, il cuore il sudore, comincio a vomitare l'anima, comincio a vomitare, perché comunque non vomitavo dentro il secchio, non mi ricordavo neanche più di averlo, non ero più in grado di controllarmi, e dopo questo processo di pulizia a un certo punto tiro un grido immane. E ho detto, è pazzesco, non è ero sveglio, e in quel momento lì era chiaro che la morte non esiste, ero sveglio, era ecco, lo stupore inenarrabile, quello che non si può, che in realtà non è possibile spiegare, perché era lo stupore di essere finalmente sveglio, che questo è un sogno, di avere la chiarezza totale, molto di più di quando ti svegli dalla notte da un sogno lucido, che ti svegli, hai sognato. Lo stacco è immensamente superiore. E sei sveglio e ormai tu vedi tutto, non puoi più ho gridato di gioia per ore, immane, la cerimonia per le altre persone era finita, io poi non mi ricordavo neanche ci fossero le persone, ero entrato in un'estasi inenarrabile, in una gioia infinita, in un amore infinito, e a un certo punto però, in quel momento, che avevo capito che appunto che tutto l'universo era un gioco virtuale di un'intelligenza inenarrabile da me, perché in quel momento non ero l'Alessio, ero nell'uno. Non ero più il sé superiore, e a un certo punto, quando ho pensato a quello, non c'era più solo un amore, una gioia incontenibili, c'era come una nostalgia di fondo. E allora in quel momento eterno, perché poi lì tutto si dilata e le parole in realtà non possono rendere, però ho cercato di trasmettere al meglio ho capito il perché del Maya, del gioco di Maya, del grande gioco, per ovviare alla solitudine eterna di essere solo da sempre e per sempre. L'uno ha creato il gioco in tutte le sue infinite sfumature, creando il grande gioco. Ed è per questo che in questo pianeta c'è l'amnesia, perché lì per un attimo ti ricordi di un qualcosa. Oh, che bello! E vedi che tutto torna. E poi lo andiamo a raccontare, perché i cosiddetti illuminati hanno vissuto questo. E io rido, ma cioè, nel senso che sorrido perché mi dà conferme e raccontano tutti la stessa Sì, cosa. Fanno strade tutti, diverse, certo. fanno percorsi diversi, ma raccontano tutti la stessa cosa. Dante Alighieri, della Divina Commedia, quando alla fine, all'apice della sua visione, cosa vede? La luce di Dio, ma cosa vede? La sua immagine riflessa. Quindi cosa ti dice Dante? Che Dio siamo noi. Ora lui
doveva spiegarlo con parole particolari per non essere bruciato al rogo. Ma Dante Alighieri, neanche nella sua tanto, esoterica Divina Commedia, lui soffriva di epilessia e molto probabilmente si curava l'epilessia con piante enteogene come la datura, lo stramonio, che veniva usato all'epoca. E molto probabilmente potrebbe essere che la Divina Commedia è il frutto di un'esperienza fantastica che l'ha portato fuori dal sogno della materia e ha cercato ovviamente di trasmetterla con questa opera geniale. Tu hai raccontato la fine, io racconto l'inizio, perché come comincia? O voi che avete gli intelletti sani. Questo, ancora prima, nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai in una selva oscura. Che la dritta via era smarrita. La selva è la foresta, la mente. Sapete il nirvana, si parla di nirvana. Il nirvana. Il nirvana cos'è? Letteralmente andare oltre la foresta della mente. Ed è la sensazione è che proprio come se ti togliessero le bende. Quando succede, ecco, la cosa pazzesca, quello stupore inenarrabile, che è proprio come se istantanea e ti sembra impossibile che tu non... Era così chiaro, era così semplice. Quando succede, non puoi comprendere come non potevi accorgerti che stavi sognando. E poi in pazzesco. questa cosa, adesso poi noi siamo, tra virgolette, in questo pianeta esseri umani, ma questa amnesia nell'entrare in questo pianeta medianico, in India la raccontano bene, si parla del dio Indra che, sfidando un po' i suoi simili, lui è un dio, torna sulla terra dicendo: volete vedere che a me non succede, io mi ricordo di essere il dio Indra. Il dio Indra si incarna sul pianeta Terra in questa leggenda e si incarna in un maialino dicendo: però è il dio Indra, vediamo adesso cosa farà. Ha fatto il maialino tutta la vita, si è dimenticato di essere il dio Indra. Quanto è forte l'amnesia di questo pianeta. E quindi un po'... E noi siamo in realtà questo, incarnazione dopo incarnazione, fino a ricordarci chi siamo. E quindi abbiamo fatto questo viaggio, ma ovviamente giusto anche quante esperienze hai fatto prima di perché quello che noi abbiamo descritto tanto, non deve neanche sembrare uno spot, non è matematico. No, assolutamente, ma assolutamente. Tra l'altro io ho partecipato a oltre un centinaio di cerimonie di ayahuasca in più di 20 anni. Più della metà non ho avuto assolutamente nulla, non ho visto nulla. È sempre una medicina, è sempre una pulizia, ma non mi ha dato le volte che sono entrato, a parte queste 2 volte che mi sono destato dal sogno, solo 2, una decina di volte, una dozzina massimo ho avuto dei processi potentissimi di ayahuasca senza arrivare a quello, altrimenti sono sempre state visioni molto dolci, molto belle, tutte sì, come un'introspezione, una meditazione profonda, una pulizia. Non fa testo, non è sufficiente, sarebbe troppo facile se bere 1 litro di ayahuasca ti portasse a quello, non è assolutamente così. Dietro c'è il profondo desiderio, io da sempre volevo conoscere, non sapevo cosa fosse quella conoscenza che io cercavo, non potevo neanche immaginarla, quindi era questa mia voglia, questo desiderio profondo che mi spingeva da dentro di conoscere, che mi ha portato, e quando mi è successo era chiaro che mi sono incarnato per questo, cioè io ho capito, in quel momento capivo tutto, ero fuori dal sogno, quindi mi sono incarnato per riuscire a svegliarmi e sono riuscito in quello. Cioè cercavi un qualcosa da tutta la vita, sì. Cercare non sapendo allora, cosa pensa c'era. Che io ho sempre letto, cercato, cioè volevo tutti i libri, il Kybalion, i conti ermetici di Ermete Trismegisto, il Corpo Ermeticum di Ermete Trismegisto, tutti scritti di esoterismo, mi sono sempre interessati, ma quello non ho mai trovato nelle letture quello che io cercavo, ma l'ho vissuto. Quello che io cercavo con tutte le mie forze sono stato io a viverlo. Mi piace anche la metafora, adesso poi facciamo anche qualche cenno storico perché così colleghiamo anche alle scuole eleusine, alla Grecia, un po' gli diamo questa connotazione. Certo, assolutamente. Mi piace però il fatto che tu hai girato letteralmente il mondo. Sì, soprattutto l'Amazzonia, diciamo, però il Centro e Sud America bene, sono stato in Africa, in vari paesi dell'Africa occidentale, sono stato in Madagascar, in Indonesia, in Thailandia, in Australia, in India. Soprattutto però l'Amazzonia. Ecco, l'Amazzonia mi sono sempre sentito a casa, come se tornassi in una terra familiare, come se avessi fatto qualcosa di bello in un'altra vita in quella terra e questa vita fosse un premio. Sì, mi sento a casa. Io quando arrivo in Sud America sono a casa, nell'Amazzonia. Per scoprire poi che magari non serve neanche girare tutto il mondo assolutamente, per poter trovare
quello che stavi cercando. No, assolutamente, perché poi, ecco, io ho sempre pensato, allora, a un certo punto pensavo che quello, già 15 anni fa, ho pensato, Alessio, quello che tu cerchi non è su questa terra, sarà in un'altra dimensione. E allora io pensavo che questa dimensione fosse una dimensione materiale, materica, quindi ho detto, pensavo nell'Amazzonia che qualche grotta, che tra l'altro in posti assurdi sono stato, ci fosse qualche portale materiale per poter passare questa dimensione che io sentivo di vedere e di appartenere. Ma invece no, non era da nessuna parte di me, era dentro di me, in realtà è dentro ognuno di noi, quindi l'unico vero viaggio possibile è il viaggio dentro di noi. Poi io ho dovuto viaggiare in tutti i posti più assurdi per cercare quello che era sempre stato dentro di me, che è dentro tutti noi in realtà. Vi racconto una storia, una delle, sai, le classiche storie un po' indiane che si raccontano negli ashram. Ci sono due bambini, a un certo punto uno vede che l'altro cerca e lo aiuta a cercare anche lui. Questi due bambini cercano, uno dice all'altro: cosa stiamo cercando? Ma non so, le chiavi di casa le sto cercando. Nel giardino continuano a cercare, cercano, fin quando un bambino dice all'altro: senti, ma tu queste chiavi dove le hai perse? E lui dice: dentro la casa. E gli risponde: e perché la stiamo cercando in giardino? Perché c'è più luce. Bellissimo. E questo sono quelle che arrivano dopo un po'. Sì, sì, sì. Ma arrivano. Ed è pazzesco, quando è successo era chiarissimo, era tutto perfetto, in quel momento lì si è squadernato tutto e non hai più dubbi di niente, ti si è aperto il velo. Ma poi adesso io ci tenevo ad averlo di persona, perché secondo me anche in video, guardandolo negli occhi... Ma una cosa incredibile è che questa conoscenza non può essere né persa. Io pensavo che nelle biblioteche di Alessandria, con gli incendi dei Romani o degli Arabi, si fosse perso qualche... In realtà questa conoscenza suprema non potrà mai essere persa, perché è dentro tutti noi, è solo la maniera per tirarla fuori. Quindi quella famosa conoscenza suprema del conosci te stesso non potrà mai essere rubata, distrutta o persa da nessuno, è dentro l'anima di tutti noi. Vedete, perché chi cerca di fare partite a scacchi enormi dall'alto, controllare, fare o dire, alla fine perderà. Perché possono bruciare i libri, nascondere, censurare. No, non potrà, quella conoscenza non potrà essere mai, quella è la cosa magnifica, non può essere cancellata, mai. Non c'è nessun incendio, nessun ladro, nessun sistema che può toglierla. Facciamo un cenno invece per chi ama la cultura e per trovare riscontro in quello che tu hai raccontato. Sì, perché io poi non ne sapevo nulla, ma dopo questa esperienza un mio caro amico, che tra l'altro mi ha aiutato a redigere il libro, la parte grafica, perché io a livello di tecnologia sono proprio zero, e che studia architettura, si era interessato sulla Grecia e mi ha detto: guarda che Plotino, che io non avevo mai sentito parlare, nelle Eneadi, ha scritto con qualcosa, cioè una visione molto simile a quella che hai vissuto tu, perché lui ovviamente leggendo il mio libro, redigendolo, aveva letto tutto. Allora io mi vado a documentare ed effettivamente ho letto le Eneadi di Plotino, ci sono... E vuole dire la stessa cosa, ovviamente bisogna vedere chissà quante mani poi hanno manipolato quello scritto che comunque appartiene al secondo secolo d.C., quindi bisogna anche vedere, però c'è la visione mia, c'è anche in quello, ovviamente con sfumature diverse, a seconda, qualsiasi persona che abbia raggiunto questa svegliarsi dal sogno, come veniva descritto anche dal suo discepolo Porfirio, ha cercato nella sua maniera di trasmetterlo, ognuno di noi nella materia ha il suo modo ma il significato di fondo era sempre l'unione, questa famosa fusione mistica con l'uno, cioè il ritrovarsi di essere tu colui al quale rivolge le preghiere alla fine E quindi ho notato che tutti i più grandi filosofi e pensatori dell'antichità, Pitagora, Plotino, Socrate, Platone, imperatori come Marco Aurelio, loro partecipavano ai misteri eleusini, nei quali questa famosa bevanda, questo Kikeon, ovviamente non era solo acqua, orzo e menta. È praticamente sicuro che l'orzo fosse ergottato, ci fosse un fungo dove poi è stato sintetizzato chimicamente dallo scienziato Hoffman, l'LSD negli anni 60. Quello che si chiama segale cornuta. Segale cornuta. Comunque che fosse una bevanda enteogena, come lo può essere l'ayahuasca e come altre bevande enteogene. Quindi considerare le piante enteogene come delle droghe nocive all'uomo
sarebbe come considerare allora Platone un tossico, Socrate un drogato, perché loro consapevolmente partecipavano ai misteri eleusini sapendo che quella bevanda era un acceleratore al loro desiderio di conoscere. Loro speravano durante la cerimonia di raggiungere quella famosa epopteia, chiamata così dai greci, perché che cos'era l'epopteia? Era la pazzia dell'onniscienza divina nella forma umana, quell'esperienza metafisica, cioè al di sopra della fisica, non dialettica e non cognitiva, che ti portava a quel conosci te stesso e conoscerai gli dei e l'universo, che stava scritto anche davanti all'oracolo di Delfo, quindi a quella conoscenza suprema di trovare la tua anima immortale. Tutti speravano ovviamente di raggiungerla, poi ovviamente non tutti ci sono riusciti, ma quando Platone descrive di Socrate che era uscito fuori dalla caverna, con le sue parole cercava di descrivere cosa aveva vissuto Socrate, che aveva visto fuori dal sogno, ovviamente con le sue parole. Probabilmente Platone magari non è riuscito a destarsi lui, ma il suo maestro Socrate sì, tant'è vero che beve la cicuta che avrebbe potuto comunque avrebbe potuto fuggire, gli avevano lasciato anche la cosa di poter scappare se voleva, ma lui non è voluto andare contro, sapendo di essere immortale, che l'anima era immortale, è andato incontro a liberarsi dalle catene della materia, ha bevuto, non volendo tornare indietro sui suoi passi, ha bevuto la cicuta. E allora io mi pensavo, com'è possibile che Giordano Bruno o i martiri, le persone che si facevano comunque immolare per quello, io penso che se soltanto se l'hai vissuto veramente di persona, non puoi più rinnegare quello che hai visto, perché è come se mi dicessero adesso a me di dire che tutto quello che tu hai visto erano... Cioè io so che quello che ho visto ne ho la certezza assoluta, non potrei mai rimangiarmi quello che io ho provato, ovviamente l'ho provato io, ma io non potrei rimangiarmi questo. Quindi se mi dovessero dire pubblicamente di che sono tutte cavolate quelle che hai scritto nel libro, bruciatemi adesso. E quindi Fantastico. potrei farlo perché l'ho vissuto, non potrei più andare contro quello, ma è possibile solo se si è vissuto di persona, nessuno può dirtelo con parole, con un libro. Il libro o le parole sono dei mezzi per cercare che tu possa trovare la tua strada dentro di te, ma nessuno può risolvere, nessuno può destarti dal sogno. Tu sei l'unico maestro di te stesso. Il maestro ti libera dal maestro. Se non sei un guru, cercati un guru. Va bene, detto questo, poi c'è il risveglio della Kundalini e anche qui vedete come tutto il mondo, Sì, tutte le epoche conosciute raccontano la stessa la cosa, la stessa stessa cosa. E quindi, come dici tu, è È interessante che interessante, è una cosa, è comunque magnifico. quando si ha la consapevolezza che dopo c'è l'oltre, non si ha paura di andare Non si ha oltre. paura. Ora, tu comunque non è che quando torni, non è che non soffri più, ma anche un dolore atroce, che potrebbe anche essere la perdita di una persona cara. Questo non ti toglie il dolore, ma riesci a vedere una luce dove prima magari vedevi solo il buio. Perché nonostante il dolore della perdita fisica di quella persona, tu sai che la sua anima è immortale e quando è morto si è veramente svegliato dal sogno della materia e della sua anima eterna. Quindi in realtà paradossalmente quando nasci muori nella materia e quando muori nasci in quello che sei sempre stato. Questo in realtà è il contrario, è esattamente il contrario. Anzi, ci tengo anche a dire questo perché ormai viviamo un po' in un'epoca dove il dolore non deve minimamente comparire, è anestetici, è crescere una bambagia, quindi No, invece ci si tiene lontani dal invece no, dolore. il dolore bisogna abbracciarlo, è quando lo riconosci, che lo abbracci, che evolvi. E quando riesci ad accettare, cioè, ad abbandonarti in quel momento, quando lo riconosci che quel dolore in realtà è quell'amara medicina che ti serve per fare un passo nel tuo cammino, che tu stesso, non c'è mai stato nessuno che ti ha fatto un danno in realtà. Tutto quello, per quanto possa sembrare assurdo in questo stato di sogno, tutto quello che ti succede è stato da te voluto, creato e immaginato. Tu sei l'artefice del film della tua vita, sei il protagonista assoluto. L'ayahuasca rispetto alla DMT, che è la sostanza estratta che si può assumere anche al di fuori Sì, dell'ayahuasca, assumendola in altri metodi, però in realtà toglie parte di questa sì, perché esperienza. comunque l'ayahuasca è proprio, io ho provato, personalmente ho provato soltanto l'ayahuasca, com'è, non nessuna sintesi dell'ayahuasca, solo l'ayahuasca pure. Posso dire che è una medicina, tra l'altro ci sono studi, poi non mi sono, nel libro io lo accenno, poi ci sono degli studi a parte, non stimola la formazione dei neuroni, è usata anche per, sembra che abbia dei risultati efficaci per malattie tipo degenerative come l'Alzheimer, il Parkinson. Io ho 45 anni e 20 anni, più di 20 anni che bevo ayahuasca,
Cioè, la mente lucidissima, mi sento forte come un giaguaro, non è assolutamente... Il giorno dopo che bevi l'ayahuasca è incredibile, se hai una lucidità pazzesca, cioè senti quasi come se il sangue scorresse più veloce nelle vene, ti senti C'è benissimo. un parallelismo anche con l'uso terapeutico della cannabis o tutta una serie di effetti della cannabis, come vedete come nel mondo molte sostanze in realtà vengono trattate in maniera strana, nel senso che potrebbero fare un gran bene, ma potrebbero anche far perdere alcune persone, perché qual è il rischio? Il rischio è, e qualche persona l'ho conosciuta, pensare che il viaggio o il trip, così capiamo, ci capiamo ancora meglio, sia il fine. In realtà no, No, è assolutamente, l'inizio. all'inizio. Non bisogna passare la vita Ah, cercando il viaggio. Il viaggio serve per capire le robe e vivere meglio il presente. addirittura l'ayahuasca in Sud America sono cliniche che curano tossicodipendenze e alcolismo con l'ayahuasca. C'è la clinica Takiwasi famosa a Tarapoto in Perù e altre che curano proprio le dipendenze da droghe sintetiche con l'assunzione di ayahuasca. Torniamo a noi perché così facciamo anche un rapido ripasso delle puntate precedenti. Mentre parlavamo anche prima di questa puntata, in realtà più parlavamo più venivano fuori i riferimenti a nostre puntate precedenti e quindi andiamo a toccare subitissimo il discorso terra cava. Sì, ho avuto, anche lì non sapevo nulla della terra cava. Nel 2002 ero in una spedizione praticamente proprio da me, quindi prodotta interamente da me, organizzata da me, con gli indios a Guaruna, perché volevo andare nelle comunità più remote della cordigliera del Condor. Avevo letto un libro bellissimo che si chiamava I fiumi scendevano a Oriente di Leonard Clark, mi aveva appassionato talmente tanto che volevo ripercorrere quei luoghi di foresta che ovviamente dopo 45-50 anni erano cambiati drasticamente, anche se comunque 20 anni fa erano ancora già diversi da oggi, perché poi sono ritornato ultimamente, c'è stato un altro balzo enorme, un cambio ancora più drastico. Comunque a quell'epoca, mentre ero insieme a questi indios a Guaruna, mi parlano di una grotta dove c'era questo Huacanqui. E io ho detto, cos'è Huacanqui? Praticamente loro sostenevano che poi erano delle stalattiti che perdevano ovviamente le gocce di calcare che creano poi le stalagmiti in basso, loro sostenevano che quest'acqua avesse dei poteri miracolosi per poter conquistare le donne. Io ovviamente 26 anni non mi è dispiaciuta questa, ho detto vabbè andiamo a farci un bagno e a bere un po' di quest'acqua, no? E quindi loro erano molto gelosi di questa grotta perché praticamente sono grotte sacre, loro si recano soltanto, almeno gli indios, perché sono varie entrate di queste grotte, questa era una delle tante. Loro si recano solo nel mese di marzo perché in quell'epoca ci sono i piccoli di un uccello che si chiama guacciaro, che è un uccello cieco che vive con dei sonar, vive dentro queste caverne e i loro piccoli sono come dei polletti grassottelli. Allora loro nel mese di marzo si calano in questi cunicoli per fare man bassa di questi uccelli e mangiarseli, ma si imbattono, e questo me l'avevano accennato, ma io lì per lì non è che ci sono delle impronte di piedi misteriose che neanche loro sanno a chi appartengano. E già i loro genitori, i loro nonni da sempre, loro incontrano queste impronte ma nessuno si fa vedere. Io ero più interessato in realtà al Huacanque che alle impronte, lì per lì. Entriamo in queste, non volevano farmi andare in questa grotta, facciamo un'assemblea, perché lì tutte cose di assemblea, ho promesso dei vestiti per l'anno successivo, una tonnellata per le varie comunità, quindi non era poca cosa, e allora poi mi hanno concesso il permesso di andare in queste loro grotte sacre. Quando entriamo, era un'ora e mezza di cammino da questa comunità che si chiama Kosukoben nel Rio Comaina, comunque sono affluenti degli affluenti del Rio Marañón, che poi si forma Rio dell'Amazzo, in Perù, vicino alla frontiera con l'Ecuador. Entro in queste grotte, constato che Huacanqui sono queste acque delle stalatiti, comunque io ne bevo, faccio il bagno, mi rotolo bene in questa acqua. E poi, mentre visitiamo queste grotte, mi accorgo che per terra effettivamente gli indios che erano con me avevano degli stivali perché erano già civilizzati, nessuno era scalzo, c'erano delle impronte di piedi scalze, tra l'altro con una misura anche grossa, quasi come la mia, mentre gli indios hanno i piedini piccoli, almeno quell'etnia lì non sono piedi grandi. Io seguo come un segugio con la torcia finché non entra in un cunicolo che quasi mancava l'aria, quindi era un cunicolo basso e uno camminava a carponi. Io impazzito fino ad arrivare a un punto dove si vedeva chiaramente che era stato tappato questo cunicolo di fresco
e dall'altro lato c'era uno spazio, usciva aria, quindi come se ci fosse un'uscita dall'altra parte. Io comincio a raspare con le mani come un segugio perché volevo andare oltre. Gli indios mi dicono tutti no, no, rispettiamo questa gente, non vogliono... E io ovviamente a quel punto lì mi sono calmato perché io ero su di giro, ero super... Volevo scoprire, però mi sono acquietato, abbiamo lasciato dei regalini, una torcia, degli accendini, qualcosa lì, abbiamo dormito poi all'entrata di questa caverna, il giorno dopo sono tornato per vedere insieme a loro, perché comunque con dei fili, perché lì ti potevi perdere, sono dei cunicoli immensi dove ci potrebbe stare una cattedrale dentro, dei fiumi, sono tutte formazioni di grotte che fanno da frontiera fra Ecuador e Perù, e si chiama Cordillera del Condor questo, la famosa Cueva de los Tallos. E niente, nessuno aveva toccato quegli oggetti e poi l'anno dopo sono ritornato con un amico con vestiti usati, però io non sapevo che comunque regnasse il narcotraffico in quelle regioni e siamo scappati prima che succedesse il peggio, anche perché un mese dopo dove ero stato avevano ucciso delle persone pensando che fossero delle spie della DEA e così poi ho abbandonato l'idea di entrare in queste grotte perché io all'inizio non ne sapevo il rischio, quando ho saputo che comunque gli indios che mi accompagnavano, parecchi di loro erano mischiati in questo, io non volevo assolutamente avere nulla a che fare. E poi mi sono informato dopo di questa situazione e ho scoperto che nel 76 era stata organizzata una spedizione britannica dove aveva partecipato anche Neil Armstrong che è stato sulla Luna, in una delle entrate della Cueva dello Staio, dalla parte equadoregna, dove avevano trovato, suppostamente un padre italiano di nome Crespi, che avevo trovato su un libro che avevo letto, gli portavano degli indios delle tavolette con dei geroglifici, delle scritture particolari. E allora questa spedizione era andata a caccia di quello e non si sa poi cosa abbiano trovato in realtà, poi è stata abbastanza messa a tacere questa spedizione. Ma io non ne sapevo nulla, ci sono andato prima di poi documentarmi, di sapere che come fosse l'entrata a un mondo sotterraneo, una sorta di Agartha, una copia di quello che c'è in Mongolia. Bene, non abbiamo più tempo se non fare Sì. un cenno alla piramide di Cheope, che sì. poi ritratteremo, nel senso che andate a cercate anche la puntata che abbiamo fatto con Malanga, si parla molto, si parla di questa camera, questa vasca della Sì. rigenerazione e resurrezione. Sì. Ne abbiamo parlato, anche la Clinton stesso mandava delle mail strane su queste cose, qua vicino a Torino io ho visto qualcosa di simile. In pochissime parole possiamo Sì, pochissime fare... parole, perché è successo in 3 tappe. Nel 2012 vado per la prima volta in Egitto e all'entrata dell'ingresso di quella che viene chiamata la stanza del re, della supposta piramide di Cheope, il guardiano di turno alla stanza mi ferma all'entrata e mi dice in inglese se fossi lì per la cerimonia. E io ovviamente non ero per nessuna cerimonia, però mi viene distinto di dirgli sì. Mi fa entrare e dentro c'erano parecchie persone vestite di bianco, io non c'entravo niente perché avevo un gilet da pescatore, cioè proprio una cosa totalmente a parte, però nessuno praticamente sembra che noti la mia presenza, era come un sogno surreale e vedo queste persone che emettono tipo l'OM e fanno vibrare la stanza, suonava come una cassa acustica e dentro c'era una persona che mi avvicino ed era visibilmente malata, quindi io ho pensato, quello che ho sentito, che fosse una sorta di cura, qualcosa di esoterico. Poi loro finiscono, nessuno che mi dice nulla, io rimango da solo nella stanza, approfitto di questo attimo, mi metto dentro la vasca e mi metto a copiare anch'io l'OM e ci trovavo, era un benessere che sentivo, ci sarei stato lì per ore, non mi sarei neanche addormentato, però dentro di me non volevo farmi prendere dal guardiano e quindi sono uscito nel momento che poi stavano rientrando i turisti. Anni dopo, 2014, faccio un incidente, clavicola rotta, piede rotto, alla fine dei 40 giorni di prognosi che avevo faccio un sogno lucido di quelli reali come fossero reali, un sogno pazzesco nel quale ero dentro la vasca e vengo operato nella ghiandola pineale da delle entità che io percepivo intorno alla vasca e era come se riuscivo a vedere uno schermo elettronico, le informazioni che mi stavano mettendo dentro la ghiandola pineale, io riuscivo a leggerle tutte e sapevo che comunque le avrei dimenticate dopo, in quel momento erano tutte chiare, tutte scritte. Esco dalla vasca e a un certo punto, e all'epoca io non ne sapevo niente delle divinità del Pantheon egizio, però vedo un falco, un gatto, un coccodrillo e un coyote e io mi inchino e comincio a fare
come fossero gli animaletti, e tutti questi animali a un certo punto mi guardano, mi fissano e telepaticamente mi dicono: siamo noi che ti abbiamo appena operato nella ghiandola pineale. Io nel sogno esco dalla vasca, dalla stanza, comincio a correre per la gradinata nel sogno ovviamente, e dico: sono guarito, sto benissimo. E al mattino mi sveglio davanti agli occhi attoniti di mia madre, mi tolgo la cosa della clavicola, il gambaletto del piede, e poi nel 2018 io ritorno in Egitto con la voglia di voler ritornare a rendere onore a questa vasca dove avevo avuto questo sogno che era troppo reale per essere un sogno. Quindi fatto sta che la prima volta entro, ero con la mia compagna e non ci obliterano l'entrata dell'ingresso perché la guardia all'entrata era intenta a fare del resto. Entriamo, io volevo entrare nella vasca ma c'era gente, non si poteva, la stanza chiudeva da mezzogiorno all'una, la piramide intera, io non lo sapevo, quindi usciamo, ma non avendoci obliterato il biglietto potevo rientrare. Quindi appena riapre all'una, rientro dentro. Questa volta riesco, parlando col guardiano, di entrare dentro la vasca. Viene anche la mia compagna, ma io sentivo che in realtà dovevo starci da solo, ma non mi osavo mandare la mia compagna fuori. Usciamo dalla vasca e penso, vabbè, usciamo dalla piramide, sarà la prossima volta, però mentre stiamo quasi uscendo e tutto quanto il complesso chiude alle 16, mi ricordo che come se il tempo si fosse fermato, erano le 15:40, era come un imán, un magnete che mi chiamava alla piramide. Io dico: no, io devo ritornare. Quindi passo di militare, entriamo, arriviamo all'entrata della piramide tipo 3:58, un orario fantoziano di chiusura. Gli presento il biglietto obliterato, che ovviamente la guardia si mette a ridere, come dire: dove ce l'hai trovato? Gli dico in Salam Aleikum, che lascia passare comunque, lo guardo negli occhi con l'energia, gli dico in inglese: per favore permettimi di andare anche solo a toccare dentro la stanza, anche solo che un attimo. Lui mi dice: 5 minuti, corri, run. Comincio a correre su per la piramide, una crapata dal granito della stanza, non mi curavo neanche della compagna che era più dietro di me. Entro, il guardiano sta per uscire, mi guarda e mi dice: again, e gli dico: sì, ancora. Allora lui capisce comunque un'altra mancia in arrivo. Entro nella stanza senza aspettare neanche che mi dicesse sì o no, e comincio, un po' per l'agitazione del momento, a emettere le vibrazioni dell'OM e a invocare dentro di me quelle entità che mi avevano nel sogno lucido operato la ghiandola pineale. Le chiamo, come dire: io sono qua, vi posso chiamare, so che mi state ascoltando. E questo lo sentivo, era una cosa profonda che sentivo, era un sentire profondo. Quando entra la mia compagna mi dice che la stanza stava suonando come un cuenco, tutto vibrava, e il guardiano aveva le mani sopra la vasca come se assorbisse l'energia che saliva su dalla vasca. A un certo punto chiudono a intermittenza le luci della stanza, che era simbolo di dover proprio uscire per non farci portare via. Scendiamo, io un'euforia, mi sentivo al massimo della mia potenza, stavo benissimo. Come usciamo dall'area monumentale di Giza, dall'euforia che mi trovavo comincio a percepire un mal di testa, una febbre immediata, assurda, inspiegabile. Io non conosco fortunatamente il mal di testa, rarissime volte, quella è una di quelle volte. Alle 9 vado a dormire, mi addormento, mi sveglio alle 2 del mattino in posizione fetale, guardando le piramidi. Era un hotel economico ma con una bellissima vista davanti alle piramidi. La mia compagna dormiva, io mi giro pancia in su, mi sentivo meglio. In quel momento lì mi sento come un defibrillatore, mi sento proprio shakerare per vari secondi dentro e fuori, come pensando che la mia compagna si fosse svegliata perché il letto ballava almeno. Io non ho visto niente, ma sapevo che comunque quelle entità che avevo chiamato erano venute e non a prelevare magari qualcosa, a studiare, io non so, però sentivo quello. Non ho visto nulla, ma ho sentito profondamente che avevano risposto al mio richiamo. Ed è stato bellissimo, potente. E ci fermiamo qua perché qua siamo chiaramente in abduction, ma andrebbe spiegata meglio. Sì. Quindi sull'abduction ci rivediamo. Bene, assolutamente. Ci rivediamo perché devo anche Sì. spiegare in altre puntate, perché ho voluto che, io ovviamente la sapevo la storia, te l'ho voluta far dire alla fine perché già all'inizio avevi fatto un cenno che magari non sarà sfuggito a chi segue queste tematiche, in cui già parlavi di ascensioni. Sì, nella visione, quando sentivo anche le voci degli extraterrestri, che poi in quel momento ho sentito, non riuscivo a decodificare dentro di me, quindi ho detto: un'altra dose di ayahuasca magari mi aiuta e ha detto extraterrestri. E invece bene,
Quindi su questo ci fermiamo, ma ci sarà una nuova puntata, anche perché c'è un ringraziamento alla persona che ci ha messo in contatto. Sì, a Daniel, il mio grande amico Daniel Peretti, grazie. Grazie Daniel, che ci ha messo un po' in contatto e che scopriremo in un Sì. vostro secondo viaggio a Torino, perché riprendiamo di qua e poi parliamo anche di lui, perché anche Certo, lui è un assolutamente, bel personaggio, assolutamente. quindi andremo a raccontare. Ha da dire. Da raccontare. Seguitele tutte le nostre puntate, perché realmente c'è questo filo conduttore unico e realmente si hanno continue conferme di un qualcosa che noi proponiamo, poi sempre facendo finta. Certo, siete facendo quindi finta, uno... noi presentiamo le persone, l'importante di avere gli ospiti in studio è proprio questa energia. Sì, perché che è un'altra cosa, è comunque un'altra l'energia è cosa, un'altra cosa. Quindi grazie a tutti quanti, grazie alla regia, grazie a voi che ci avete seguito, insomma cercate, facciamo finta che su tutti i social possibili, immaginabili, canale Telegram, YouTube, Spotify, Facebook, Instagram e laddove nascerà qualche nuovo social noi ci saremo. Grazie a te. Grazie mille per avermi concesso di... Grazie ovviamente per il libro che mi hai dedicato, adesso ovviamente voglio una super dedica. Sarà. E quindi lo facciamo rivedere anche in chiusura prima della sigla, perché è disponibile, giusto? Sì, su Amazon, sia in Kindle che in formato cartaceo. E quindi direi che abbiamo dato degli ottimi elementi. Grazie a tutti quanti grazie voi a tutti. e andiamo in sigla, come sempre. Grazie, Hare Gianluca. Krishna.